Bentornati! Oggi andremo alla scoperta di un aspetto poco noto della civiltà romana, e cioè i graffiti sui muri delle città. Anche in epoca romana esistevano le scritte sui muri, e non sto parlando di slogan elettorali o di scritte consentite, un po' come i nostri cartelloni magari, ma proprio di graffiti e iscrizioni che ci fanno capire quanto gli antichi romani fossero simili a noi. Uomini e donne che avevano passioni, dolori, voglia di ridere, scherzare, prendere in giro, e molte di queste avevano la necessità di esprimere questi sentimenti in qualche modo, quindi scrivendo sui muri. Per il nostro viaggio dobbiamo recarci nella Pompei precedente all'eruzione. I graffiti che vedremo oggi infatti provengono proprio da qui, e l'eruzione stessa, la catastrofe che ha distrutto la città, ha però permesso al contempo la conservazione di queste scritte. Considerate che è stata trovata persino una scritta a carboncino, realizzata evidentemente nei momenti precedenti all'eruzione. Entriamo nel dedalo di strade e viuzze della città. Alcune di queste scritte testimoniano la volontà di lasciare traccia di sé, del proprio nome, del proprio ruolo sociale, come questa lasciata proprio da un soldato. Lui si chiamava Sesto X Rufo, soldato della quinta corte pretoriana, della centuria di Marziale. Oppure si vuole ricordare una grande amicizia, come in questo caso. Noi siamo stati due cari amici per tutta la vita. Se chiedi, i nostri nomi erano Caio ed Aulo. E le citazioni di film e canzoni esistevano all'epoca. Diciamo che in un certo senso le avremmo trovate. Erano delle scritte che riportavano dei versi, delle poesie estremamente famose di grandi autori di epoca latina, primo fra tutti ovviamente Virgilio. E sui muri di Pompei, come anche di Ercolano e probabilmente di molte altre città, avremmo trovato proprio l'incipit, l'inizio dell'Eneide. Canto le armi e l'uomo che per primo dai lidi di Troia, e poi qui si interrompe perché è proprio soltanto l'inizio, quindi con un ovvio riferimento all'Eneide e altrettante a volte errori grammaticali, esattamente come accade ancora oggi. Alcuni scrivevano frasi filosofiche, come questa. Niente può durare per sempre. Il sole, dopo aver brillato molto, torna nell'oceano. La luna, che poco fa era piena, scompare. La forza dei venti diventa spesso una brezza leggera. Ed anche l'amore ovviamente aveva la sua grande importanza. E qui possiamo veramente spaziare. Troviamo frasi estremamente sdolcinate, come questa che recita: gli innamorati, come le api, conducono una vita dolce come il miele. Molti dei graffiti che troviamo sono poi a sfondo sessuale, sono veramente tanti, ma per ovvi motivi non li andiamo a analizzare oggi. Ve ne riporto però uno in particolare, rivolto a una certa Novella Primigenia. Ti saluto, primigenia di Nocera. Vorrei essere la tua gemma per non più di un'ora, per restituirti i baci, mentre sigilli con l'anello. Questa donna, Primigenia, noi la ritroviamo in molte altre iscrizioni ed era probabilmente una mima, molto nota all'epoca e che infranse numerosi cuori. Conosciamo persino il suo indirizzo più o meno di casa, diciamo così, lasciato in un altro graffito da un suo spasimante. A Nocera, recita il graffito, presso Porta Romana, nel quartiere di Venere, chiedi di Novella Primigenia. Lo sport poi era all'ordine del giorno. I muri della città ci ricordano i nostri giornali sportivi. Ed ecco quindi che noi possiamo trovare e seguire le carriere di alcuni atleti. Questo ad esempio, questo graffito, ci ricorda un tale Marco Attilio che viene denominato Tiro, cioè recluta, è quella T che vediamo nel graffito stesso. Nel suo primo incontro lui vinse, la V di Vicit, e si trovò a dover fronteggiare una sorta di campione, possiamo definirlo così, Ilario Neroniano, che aveva all'attivo 14 combattimenti e 12 vittorie. Nonostante la sconfitta però venne graziato, quella M che troviamo accanto ai numeri della sua carriera agonistica. Il nostro Marco Attilio poi lo ritroviamo nell'incontro successivo. Un combattimento, una vittoria, quella che abbiamo appena visto. Anche stavolta vince, contro uno che possiamo definire un peso massimo, chiamiamolo così. Si chiama Lucio Recio Felix,
ha 12 combattimenti con 12 vittorie, praticamente imbattuto, ma viene sconfitto dal nostro Marco Attilio. Anche lui, in questo caso, viene graziato, Missus, e infatti lo vediamo accanto al suo nome. Ed alcuni gladiatori erano dei veri e propri idoli, delle star a tutti gli effetti, non solo per la folla, ma anche, diciamo, per le ragazze, come questo Cela d'Ottaviano, il quale ha totalizzato 3 combattimenti con 3 vittorie, ma la cosa importante non è questa, quanto piuttosto che sia definito sospiro delle fanciulle. Sulla facciata di un panificio troviamo poi un altro graffito, lasciato forse, chi lo sa, dal proprietario stesso, il quale dimostra il suo sdegno per l'abitudine di fare credito. Detesto i poveri. Chiunque chieda qualcosa gratuitamente è un idiota. Mi dia il denaro e prenda la merce. E che dire poi dei negozianti truffaldini? Esistevano già all'epoca e in questo caso questo oste si è ritrovato recapitato un graffito, diciamo così, che lo accusa di diluire un po' troppo il vino. Voglia il cielo, oste, che tali menzogne ti tradiscano. Tu vendi acqua e il vino puro lo bevi da solo. Ma tutte queste scritte non erano un po' eccessive. Sicuramente già in epoca antica qualcuno lo aveva notato. E quindi ecco, paradossalmente, un'altra scritta che lo riporta. Mi meraviglio di te, o parete, come fai a non essere ancora crollata e a sostenere i fastidi di così tante scritte? Commenti sul tempo meteorologico, banalmente un piove, come troviamo ancora oggi sui nostri social, oppure delle liste della spesa o di azioni che devono essere ancora compiute. Ci sono dei giochi di parole o dei giudizi su attività e locali. Insomma, le pareti di una città romana erano veramente i social network di 2000 anni fa. Anche per oggi il nostro viaggio è terminato, però aspettate, vi ho lasciato nel link qui sotto il titolo di un libro che potrebbe interessarvi, con molti graffiti provenienti da Pompei, e ci sono anche quelli un po' maliziosi che oggi abbiamo dovuto evitare. Quindi a questo punto io vi saluto. Vi chiedo come sempre di mettere un bel mi piace, di iscrivervi al canale se non lo avete ancora fatto, scrivete nei commenti e ci vediamo al prossimo video. Arrivederci!